Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Andiamo anche oggi a parlare di calciomercato, ma naturalmente lo facciamo in chiave molto più positiva, perché Palestra è ad un passo dall'Inter, restano da limare gli ultimi dettagli con l'Atalanta, però ci sono pochi dubbi che Palestra sarà un nuovo calciatore interista. Andremo a fare delle riflessioni su questa operazione sia di carattere tecnico sia di carattere economico. E non sarà l'unica operazione in entrata perché l'Inter è attiva anche sugli altri obiettivi. Andremo a vedere le ultime di una dirigenza che sta cercando di dare a Chivu una squadra il più completa possibile già all'inizio del ritiro, cosa che potrebbe portare un grandissimo vantaggio nei confronti delle rivali. Andiamo con ordine, naturalmente partiamo dalla Gazzetta dello Sport. Io, come al solito, vi ricordo anche un bel like al video e l'iscrizione al canale per supportare con due semplicissimi click. In prima pagina la Gazzetta titola "Ecco Palestra, Inter colpo grosso, vertice con l'Atalanta trovata all'intesa e in chiusura un affare da 50 milioni e Chivu ci mette la firma fino al 2028". Andiamo a leggere poi all'interno della Gazzetta dello Sport e l'articolo è "Palestra, Inter ci siamo". Scatto decisivo per l'Azzurro, alla Dea 50 milioni. Svolta arrivata nel vertice di ieri, mancano i dettagli, poi Chivu potrà avere l'erede a destra di Dumfries. Leggiamo anche sul Corriere dello Sport, il titolo è "L'Inter inizia a fare palestra, offerti 50 milioni, l'Atalanta apre, l'affare è vicino". Sullo stesso tema si scrive naturalmente anche Tutto Sport e leggiamo "È sempre Ital-Inter, palestra, come previsto Marotta ha alzato l'offerta per Cassi arrivando a 50 milioni, 45 più 5 di bonus, l'erede di Dumfries ci sarà già per il raduno". Nell'incontro di ieri tra i due club è arrivata l'accelerata definitiva dell'Inter dopo che Palestra ha rifiutato tutte le altre destinazioni, Chelsea compreso. Un'ottima notizia anche per il prossimo CT della nazionale. Ecco, sull'accordo trovato con l'Atalanta è come avevamo letto anche ieri, 45 di parte fissa più 5 di bonus. Restano da definire principalmente i bonus, perché l'Atalanta partiva da una parte fissa di 50 milioni, naturalmente c'è stato anche un passo dell'Atalanta verso l'Inter, restano da definire dei bonus più semplici da raggiungere, qualcuno un po' più complicato. Al massimo potrebbe essere aumentata di qualche milione l'offerta, ma 45 rimarrà la parte fissa, poi ci potrà essere qualche bonus in più o una percentuale sulla futura rivendita. Insomma, davvero parliamo di dettagli e quindi chiaramente è un affare che non è minimamente a rischio, almeno in questo momento. Partiamo dalla riflessione sulla parte tecnica, che è anche un po' forse quella più scontata, perché Palestra sarà un degno erede di Dumfries. L'Inter avrà caratteristiche diverse, ma non perde tanto su quella fascia. Se perde qualcosa, sicuramente in prospettiva potrà addirittura anche migliorare per i margini di miglioramento che ha Palestra. E se anche nell'immediato, dovesse avere qualcosa in meno, soprattutto per quanto riguarda la fase realizzativa, va valutato un aspetto. Che oggi, per esempio, Palestra è l'erede di Dumfries e non è così lontano da Dumfries, molto meno invece di quanto non lo fosse Dumfries da Hakimi. Quindi, per esempio, quando è arrivato l'olandese, lì davvero era stato fatto un passo indietro rispetto ad Hakimi. Oggi la sensazione è che l'Inter non faccia un gran passo indietro, cambi soltanto le caratteristiche della sua fascia destra. Perché naturalmente sarà un Inter che andrà a giocare in maniera differente, perché Palestra è più tecnica e meno esplosività fisica. Quindi probabilmente sarà un Inter che sfrutterà anche molto più la fascia destra, sia in costruzione, dove può sfruttare le doti tecniche migliori di Palestra, sia poi quanto riguarda nella fase di sviluppo. Perché molto spesso l'Inter con Dumfries cosa faceva? Costruiva a sinistra, faceva densità sulla fascia sinistra, andava ad isolare Dumfries per sfruttare poi l'attacco all'area, per sfruttare l'esplosività fisica di Dumfries e l'inserimento nell'area. Tante volte abbiamo visto anche il gol da quinto a quinto. Secondo me è un qualcosa che non vedremo spessissimo con Palestra, o quantomeno soprattutto all'inizio, vedremo meno il gol da quinto a quinto, ma vedremo più sviluppo sulla fascia destra, dove Palestra è un calciatore più associativo, è un calciatore più bravo tecnicamente e quindi potremmo migliorare da questo punto di vista, di un Inter che andrà a sviluppare soprattutto anche, più che soprattutto anche sulla fascia destra, e non andrà soltanto a chiudere l'azione da quel lato. E potrà migliorare, ma naturalmente per qualità tecnica anche del cross e per il dribbling,
perché è una caratteristica che all'Inter manca da anni. Quante volte abbiamo detto l'Inter è la squadra che dribbla meno, l'Inter non ha il calciatore sull'esterno che salta l'uomo e questo tante volte risultava un handicap. L'Inter con Palestra va a colmare questo difetto perché prende uno degli esterni che ha il maggior numero di dribbling riusciti in Serie A e secondo tra gli esterni soltanto a Saelemaekers. È un calciatore completo, perde qualcosa per quanto riguarda l'esplosività fisica e questo purtroppo è naturalmente sta nelle caratteristiche anche fisiche del calciatore e per l'inserimento in area, quindi per la parte realizzativa. Su questo però non è escluso che si possa lavorare e che Palestra possa migliorare ecco, anche nell'attacco al secondo palo, perché poi dal punto di vista dell'altezza insomma non è messo molto peggio rispetto a Dumfries. Ecco, non ricordo precisamente l'altezza, però insomma Palestra se non vado errato è 1,86 m, quindi sicuramente ecco, è un'altezza che gli permette anche di attaccare il secondo palo. C'è da migliorare ovviamente il duello aereo. È un calciatore diverso, più tecnico, meno esplosività fisica, può rappresentare però un upgrade per l'Inter. Quando parlo di upgrade non è per denigrare Dumfries, parlo di upgrade dal punto di vista ecco, proprio del gioco, di come viene sviluppato, dal punto di vista tattico, perché è un Inter che magari punterà meno sull'esplosività fisica, più sulla tecnica, magari sul pallone, tra virgolette, sui piedi e sul dribbling, che poi Palestra non è lo Yamal della situazione naturalmente, però è un calciatore che può sfruttare la sua rapidità, la sua accelerazione per saltare l'avversario ed è un qualcosa che all'Inter mancava davvero da tanto tempo. C'è poi ecco l'aspetto economico, perché magari qualcuno sottolineerà che è stato pagato tanto, perché comunque parliamo di 50 milioni complessivi, 45 di parte fissa più i bonus. Addirittura potrebbe esserci anche qualche bonus in più dei 5 milioni. Si è vociferato che l'offerta potrebbe arrivare anche magari a 51-52, sempre con 45 di parte fissa. Poi ci sono bonus magari alcuni facilmente raggiungibili, per esempio la qualificazione in Champions, altri decisamente un po' più complicati come possono essere le vittorie. Naturalmente è qui che va trovato ecco, la quadra definitiva dell'affare. Il costo è alto perché io, come avevo detto più di una volta, secondo me il costo ideale, valutando ovviamente il mercato attuale, poteva essere tra i 40 e i 45 milioni. Quindi diciamo che l'offerta che aveva fatto l'Inter di 40 più 5 era un prezzo secondo me corretto. Anche perché comunque va rapportato il tutto ad un mercato in cui, per esempio, Stankovic ha fatto sì un anno positivo, ma già si parla di 40 milioni. Leone addirittura in 6 mesi è stato pagato, 6 mesi positivi al Parma ed è stato pagato 40 milioni, quindi è chiaro che il tutto va rapportato tra i 40 e i 45 milioni, era un prezzo che poteva starci per Palestra. L'Inter lo paga qualcosa in più, naturalmente perché c'era l'interesse dalla Premier League e questo porta ad alzare il prezzo e c'è l'Atalanta che naturalmente non è una squadra che ha bisogno di vendere, è una bottega cara e chiaramente questo tende un po' a far salire i prezzi. C'è però da valutare un altro aspetto, perché l'Inter si è spinta tanto. C'erano delle alternative, certo ci sono sempre delle alternative, però se noi andiamo a valutare anche quelle che avevamo menzionato o che sono state menzionate dalla stampa, quindi i vari Guela Doué, Calaili, Guivairo Red del Feyenoord o Caiode, insomma erano tutti calciatori che non davano le stesse certezze per caratteristiche di Palestra, calciatori che o arrivavano da campionati secondari, come per esempio il campionato belga, il campionato olandese, il campionato francese, oppure che bisognava adattarli a fare qualcosa di diverso. Magari ecco il terzino della difesa a 4 che doveva adattarsi a spingere di più, l'esterno alto che doveva adattarsi in fase di non possesso. Chiaramente l'Inter avrebbe potuto sì risparmiare magari 10-15 milioni, perché poi non erano neanche calciatori che costavano pochissimo, però a fronte di un rischio maggiore, perché nessuno di loro era un quinto, nessuno di loro conosceva già il campionato italiano, o forse ad eccezione di Caiode, però insomma decisamente meno quotato rispetto a Palestra e quindi ecco che quando si va a sostituire un titolare c'è il rischio ecco, di prendere un calciatore che magari deve essere adattato a fare altro. E poi ovviamente non è secondario il fatto che Palestra fosse un'espressa richiesta di Christian Chivu e qui
è importante, ecco, cercare di accontentare l'allenatore. C'è poi un altro aspetto ed è il punto di vista del segnale che lancia OH3, perché secondo me questo è un segnale importantissimo. Va un po' a sgomberare il campo da tutti i dubbi che avevamo sulla gestione del mercato, da tutte le perplessità. Ecco, io ne avevo parlato anche nei giorni scorsi, non denigrando o offendendo OH3, tendo a sottolinearlo perché naturalmente OH3, il fatto che stia sistemando il bilancio è un qualcosa di fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine. Quello che, diciamo, portava qualche dubbio, qualche incertezza, era che sembravano delle situazioni simili a quelle vissute lo scorso anno, con Lookman prima, con E dopo, e quello che, ecco, ho sottolineato, che i famosi paletti di cui si è parlato spesso e a cui, anche come si legge stamattina, OH3 ha fatto un'eccezione, ovvero i 25 milioni per il cartellino e i 2,5 milioni per gli ingaggi, erano paletti rischiosi quando si andavano a sostituire dei titolari. Infatti, ecco, per esempio, finché noi prendiamo delle riserve, si può spendere anche meno, secondo me, di 25 milioni. Quando si sostituiscono i titolari, è ovvio che bisogna alzare un po' l'asticella del limite. E io cosa avevo sottolineato? Che c'era bisogno di maggiore flessibilità da dare a dirigenti come Marotta e Ausilio, in particolare il primo, che poi, ecco, secondo me è quello che gestisce principalmente la parte economica dell'Inter e degli affari, dare maggiore flessibilità perché comunque sono dirigenti capaci di far quadrare sia la parte economica che la parte tecnica. È esattamente quello che sta avvenendo, però insomma è un segnale importante perché questo significa che l'Inter continuerà ad essere competitiva. Quando oggi si tratta di sostituire Dumfries, quando si tratterà di sostituire per esempio Çalhanoğlu, anche se poi ecco il post Çalhanoğlu potremmo averlo già in casa. E l'unica cosa, e poi andiamo a chiudere il discorso su Palestra, mi auguro che, facendo ecco anche una battuta, finora il problema era che OH3 non spendesse per prendere Palestra, mi auguro che adesso non partiranno le critiche perché ha speso troppo, perché sarebbe una situazione alquanto paradossale. Ovviamente, battute a parte, è un affare che dà più certezza dal punto di vista tecnico, ma che lancia anche un segnale importante dal punto di vista della proprietà. Andiamo avanti anche con gli altri articoli di giornata e leggiamo, ecco per esempio, ecco all'esterno cresce il blocco della nazionale. Questo è un altro punto, l'Inter che ricerca sempre un'anima italiana, ecco, da dare alla rosa, ovviamente Palestra è un altro punto a favore, ecco, di questa politica portata avanti principalmente da Marotta. Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo poi Provedel, Solé e Jones si stringono i tempi per portarli già in ritiro. Vicini il portiere e il difensore centrale e il centrocampista, Chivu li vorrebbe a disposizione in Germania dal 16 luglio. E sullo stesso tema scrive anche per esempio il Corriere dello Sport, adesso Jones con i soldi di Frattesi, e il Tutto Sport che scrive Provedel e Solé vicinissimi al sì, poi tocca a Jones. De Vrij può restare, ma il rinnovo è stato offerto a cifre troppo basse. Su De Vrij, ecco, finora si era parlato sempre di un discorso relativo alla parte tecnica. Ieri si è iniziato a vociferare che il problema fosse l'offerta al ribasso, più bassa di 2 milioni praticamente, era presumibilmente intorno a 1,8 milioni, 1,9 milioni, quindi la metà di quanto percepisce attualmente. È un'offerta troppo bassa e l'Inter dovrà valutare se andare a puntare su un altro difensore oppure se aumentare un po' l'offerta per l'ingaggio di De Vrij e quindi evitando un nuovo investimento in difesa. Per quanto riguarda gli altri temi, invece c'è il tema Solé, dove l'Inter ovviamente è in grande vantaggio rispetto ad altre pretendenti e comunque all'accordo col calciatore per circa 2 milioni e mezzo di ingaggio annuale e praticamente ecco con l'Udinese c'è una distanza non enorme. Ieri si parlava di 22 offerte dall'Inter e 25 dall'Udinese, oggi leggiamo invece l'Udinese sarebbe d'accordo col prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma avrebbe chiesto qualcosa in più dei 25 milioni, ma insomma probabilmente tra i 23 e i 25 milioni si potrebbe chiudere l'affare. E poi c'è la situazione Jones. Qui la distanza è più ampia tra i 20 milioni dell'offerta offerti dall'Inter e i 30 richiesti dal Liverpool, e qui a sbloccare l'affare potrebbe essere la cessione di Frattesi. Chiaramente Jones è un obiettivo dell'Inter, come lo ha sottolineato anche il giornalista Fabrizio Romano. Ha detto Jones riveste sempre una priorità per l'Inter, però comunque, ecco, dal mio punto di vista non è una necessità imminente
perché dal punto di vista quantitativo, per esempio, l'Inter è completa a centrocampo ed è un discorso diverso rispetto al quinto a destra che serviva assolutamente. Anzi, secondo me, se dovesse partire uno tra Luis Enrique e Diouf, ne servirebbe anche un altro di quinto, perché iniziare la stagione con Palestra titolare, ma per esempio Diouf alternativa, secondo me è rischioso perché Diouf ad oggi non è un vero e proprio quinto. E il punto qual è? Ecco, su come sta gestendo il mercato l'Inter, che siamo soltanto al 19 giugno, Provedel è praticamente quasi fatta, per Palestra mancano i dettagli e per Solé Jones l'Inter è a buon punto. Significa che praticamente l'Inter, ancora prima che si apre il calciomercato ufficialmente, l'apertura sarà fra 10 giorni, potrebbe già avere una rosa pressoché completa. E questo rappresenta un grande vantaggio nei confronti delle avversarie, perché c'è un Milan dove insomma c'è una situazione societaria alquanto complicata, è stato preso l'allenatore, manca ancora il direttore sportivo, quindi naturalmente è in ritardo anche sulla costruzione della rosa. Alla Juventus comunque non sono in una fase molto avanzata sugli obiettivi di mercato, perché c'è Carnevali che è appena arrivato, perché naturalmente ci sono delle cessioni da fare, c'è da definire la situazione con Vlahovic e quindi anche lì per una questione proprio di tempo la Juventus è più indietro. Stesso discorso col Napoli che cambia l'allenatore, quindi ci sono diversi obiettivi, però comunque andrà a cambiare un bel po'. L'Inter invece prosegue con la stessa guida tecnica, ha anticipato i tempi sul mercato, ha soltanto 6 giocatori impegnati ai mondiali e questo potrebbe aiutare tantissimo perché significa poter creare un gap con le rivali, poter mettere una distanza importante perché sarà una squadra rinforzata, una squadra che prosegue con la stessa guida tecnica e con la stessa dirigenza e una squadra che naturalmente va a lavorare già dal primo giorno di ritiro praticamente con la rosa al completo. A proposito di proseguire con la stessa linea tecnica, è arrivato anche l'ufficialità sul rinnovo di Chivu, leggiamo infatti sulla Gazzetta dello Sport, Chivu rinnova e carica, una nuova promessa, altri 2 anni all'Inter, ripartiamo insieme. E sullo stesso tema scrive naturalmente anche il Corriere dello Sport, rinnovo al 2028, Chivu ha firmato, il tecnico in sede per un paio d'ore, siglata l'intesa raggiunta da tempo, la missione è continuare a vincere. C'erano pochi dubbi, rinnovo fino al 2028, quindi si allunga per un'ulteriore stagione, come praticamente ha sempre fatto Marotta anche con Inzaghi, c'è un adeguamento dell'ingaggio a 3 milioni e mezzo circa netti più bonus, quindi per arrivare vicino ai 4 milioni. Insomma, c'erano pochi dubbi, c'è anche l'ufficialità. Chivu sarà ancora alla guida dell'Inter e pensate quanto è cambiato il mondo rispetto a 365 giorni fa, quando sembrava che l'Inter fosse allo sbando, quando c'era un allenatore che arrivava da 13 partite in Serie A e naturalmente c'erano tutti i dubbi del caso. È una rosa che sembrava pronta ad essere stravolta, con calciatori che volevano andare via, con calciatori obiettivi che non arrivavano. Oggi praticamente un anno dopo davvero c'è una percezione del mondo Inter completamente opposta. E di questo, oltre a quanto detto sulla proprietà che sta dando un segnale importante a questo punto con l'arrivo di Palestra e con gli altri obiettivi nel mirino, segnale di voler far quadrare sì il bilancio, ma anche di dare flessibilità, quella che io avevo detto nei giorni scorsi, dare flessibilità ai dirigenti, dare modo di rinforzare la squadra, va sottolineato anche il lavoro dei dirigenti stessi. Marotta e Ausilio spesso prendono critiche, però se dopo un anno è stato stravolto il mondo Inter e parliamo di creare un gap importante con la concorrenza dopo aver vinto il double, chiaramente è perché va elogiato anche il loro lavoro. Come ho sempre detto, qualche critica naturalmente può esserci perché non esistono dirigenti che non sbagliano mai, però sicuramente i nostri sono quelli che sbagliano meno. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti sia sull'affare Palestra, sul prezzo, su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro. Ecco, confrontiamoci come ogni giorno nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!